Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video volevo fare un velocissimo passaggio per cambiare la mia configurazione di creazione del container OpenHub 5 da riga di comando, quindi con il comando docker run e tutti i parametri messi all'interno del comando stesso, a Docker Compose, che ci permette tramite la creazione di un file di testo di definire tutte le proprietà del nostro container per tenerle memorizzate e quindi riutilizzabili più volte senza doverle andare a riscrivere tutte le volte. In questo modo, quando andremo a effettuare gli aggiornamenti della nostra versione di OpenHub 5 che cambierà ad esempio nella milestone 3, andremo a prendere questo file, modificheremo solo la versione dell'immagine, tutto il resto lo lasceremo così com'è e rilanceremo il comando per ricreare il container. In questo modo non dobbiamo memorizzare, non dobbiamo ricordarci tutti i parametri che avevamo usato nella creazione del container precedente. Passiamo quindi adesso alla schermata sul Raspberry e andiamo a vedere cosa possiamo fare. Per prima cosa mi sono isolato l'ultimo comando che avevo utilizzato per creare il container della milestone 2 in modo tale da avere sott'occhio tutti i parametri che avevo utilizzato. Questi stessi parametri ovviamente li riporteremo sul nostro file di Docker Compose. Passiamo adesso sul labdocker.com per andare a cercare la nostra immagine di OpenHub. Qui nella documentazione di come si utilizza questa immagine abbiamo anche lo script Docker Compose che appunto dobbiamo andare a mettere in un file di testo. Abbiamo diverse versioni, io vado a prendere quella che utilizza il Named Volume, che è questa qua. Quindi la copio, passo sul Notepad e me la incollo in un nuovo foglio. Adesso cerco di mettere la visualizzazione comoda dei due fogli. Ok, così possiamo spuntare le varie voci che dobbiamo passare dalla riga di comando al file Docker Compose. Prima cosa abbiamo il nome del container, che possiamo lasciare di default che ce lo crei lui, oppure specificare una proprietà che si chiama container name e andare a scrivere OpenHub 5 ad esempio. Quindi questo di qua lo possiamo togliere perché l'abbiamo portato. Poi abbiamo l'immagine che è OpenHub, in questo caso è la 435 che è l'ultima stable, noi andiamo a prendere la 500 M2 nel nostro caso, quindi la possiamo togliere di qua. Il Restart Always ce l'abbiamo già, quindi lo togliamo. Il -d è semplicemente l'opzione che crea il container in modalità daemon, quindi in background, ma questo poi lo facciamo quando lanceremo il comando Docker Compose. Poi abbiamo ancora la gestione delle porte, che nell'esempio che abbiamo copiato da labdocker.com utilizza la modalità di rete host, cosa che a me non piace perché mi piace mappare direttamente le porte, quindi io qua scriverò ports e poi mettiamo le nostre porte, che è la 18080 che voglio esporre sul Raspberry e la 8080 è quella di OpenHub. Quindi possiamo togliere ancora questo parametro e poi abbiamo tutti i volumi. I primi due sono i classici volumi read only che ci permettono di mappare l'orario e il time zone del sistema operativo host anche sul container. Quindi li lasciamo e li togliamo da qua. E poi abbiamo i nostri tre named volumes, addons, conf e user data. Io li lascerò chiamati così perché è lo stesso modo in cui li avevo chiamati nella creazione del container precedente. In questo modo in teoria questo container erediterà tutta la configurazione e i dati che ho già attualmente in corso sul mio container OpenHub 5. Le variabili di ambiente lasciamo pure il default che ci ha proposto la documentazione. E dobbiamo solo stare attenti a una cosa, perché la creazione dei named volumes non deve essere una vera e propria creazione, ma dobbiamo dire al sistema di utilizzare i named volumes così come li abbiamo chiamati, che esistono già. Quindi dobbiamo togliere la script driver .local, altrimenti Docker Compose mi andrà a creare dei Docker volumes
chiamati in questo modo col prefisso della cartella in cui sarà presente il nostro file, quindi verranno chiamati in maniera diversa da quelli che già ho e quindi non verranno utilizzati gli esistenti, ma ne verranno creati ex novo. A questo punto quello che dobbiamo fare è sostituire driver local con external :true. In questo modo Docker Compose capisce che i named volumes esistono già. Fatto questo, dobbiamo semplicemente prendere questo contenuto e andare a metterlo in un file all'interno del Raspberry. Il file deve avere un'estensione YAML, YML, e poi con un comando di Docker, che è il Docker Compose, lo manderemo in esecuzione. Quindi io adesso mi copio tutto questo, passiamo a Raspberry, entriamo come amministratori, ci spostiamo in una cartella che io ho preparato apposta, che è data Docker OpenHub 5, una cartella vuota, e in questa cartella creiamo un file che si chiama dockercompose.yml. Incolliamo il nostro contenuto, salviamo, controlliamo di non avere il nostro container, altrimenti avremmo dovuto semplicemente stopparlo e rimuoverlo. Io l'ho già rimosso il mio container OpenHub 5, e a questo punto lanciamo docker compose app-d, che è l'equivalente della modalità daemon che abbiamo visto nella riga di comando. In questo modo il sistema va a crearmi il container, scarica l'immagine se non è già presente, crea i named volume se non esistono già, altrimenti li usa, e mi crea il mio container. Lasciamolo andare. C'è un errore. Ho dimenticato un 2 punti. Riproviamo, ed ecco che ha già fatto tutto, perché ovviamente l'immagine era già presente, perché il container precedente utilizzava già la milestone 2. A questo punto vediamo intanto se l'ha creato, e l'ha creato, gli ha dato il nome giusto, mi ha mappato la porta 18080, e adesso dobbiamo vedere se effettivamente, aprendo la home page, ritroviamo la configurazione di prima oppure parte come un'installazione nuova. In questo caso vorrebbe dire che non ha trovato i named volumes corretti. Quindi passiamo sul browser, navighiamo la porta 18080 del nostro Raspberry, e adesso dobbiamo aspettare un attimino che vengano tirati su tutti i servizi. Ed ecco che siamo arrivati. Non mi ha chiesto la creazione dell'utente amministratore, quindi probabilmente ha trovato tutto quello che doveva trovare. Vediamo se gli oggetti ci sono. Ok, e la versione è la milestone 2. Bene, detto questo, possiamo fermarci qua per questo video, in quanto era proprio un passaggio veloce ed è una predisposizione per essere un pochino più comodi per fare i vari aggiornamenti. In questo modo andremo a modificare semplicemente il file che abbiamo creato prima, andremo a cambiare la versione dell'immagine di OpenHub, lasceremo tutto il resto identico, e facendo il docker compose down e up lui andrà a ricreare il container con gli stessi parametri precedenti, ma andando a utilizzare la nuova immagine. In questo modo direi che gli aggiornamenti saranno molto più comodi. Bene, adesso man mano che verranno fuori degli aggiornamenti o ci saranno delle configurazioni particolari, io terrò aggiornata la mia istanza di OpenHub 5 in attesa della versione stable. Normalmente le versioni milestone sono 4, adesso siamo alla 2, tra un mesetto probabilmente uscirà la 3, e magari per quest'estate avremo la versione OpenHub 5 stable. Io spero di arrivare già preparato, avendo tenuto la configurazione in parallelo alla versione 4. Bene, per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!